Benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven ospita una vecchia conoscenza che stavolta purtroppo non graffia con la sua nuova sperimentazione. Con la loro volontà di sperimentare e la loro abilità potrebbero probabilmente fare di meglio. Così, circa 3 anni fa, giudicavamo gli Anormale, collettivo milanese che allora aveva da poco pubblicato il suo terzo album, Reborn in Butterfly. Si trattava di un lavoro un po' lungo e dispersivo, ma nel complesso di buon livello, grazie anche ad alcuni spunti di classe assoluta. Merito anche della capacità del gruppo di osare con le influenze più varie. Unite alla giusta consapevolezza, creavano un black metal avanguardistico spesso avvincente. È stato proprio il ricordo dell'abilità degli Anormale ad averci spinto, qualche mese fa, verso il nuovo lavoro dei Lombardi. Intitolato in maniera roboante The Cathartic Anointing of Heterodoxy in Resilience, a Black Metal Rhapsody, lo abbiamo accettato quasi a scatola chiusa. Il che, con senno di poi, non si è rivelato del tutto positivo, almeno per quanto riguarda la nostra usuale politica di cercare di recensire solo album con qualcosa in più e rifiutare all'origine invece quelli che siano anche soltanto nella media. Purtroppo è proprio questo il caso degli Anormale stavolta. The Cathartic Anointing rappresenta una regressione sotto tutti i punti di vista rispetto a Reborn in Butterfly, in primis nello stile. Se il precedente si rivelava discontinuo, lo era comunque ben poco in confronto al successore, che è diviso esattamente a metà. Da un lato ci sono dei pezzi aggressivi in chiaro stile black metal, a cui, a giudicare dal titolo, i Meneghini vogliono fare quasi una sorta di tributo. Dall'altro invece ci sono brani più d'atmosfera, a volte ancora all'interno del metal, altrove senza neppure una traccia di quest'ultimo. Due mondi molto lontani che appaiono del tutto scollegati tra loro all'interno della scaletta. Il vero grave difetto di Cathartic Anointing è però che se i brani della seconda categoria bene o male sono tutti piacevoli, lo stesso non si può dire dei primi. Spesso in effetti si tratta di assalti senza un perché, vuoti nella loro formula blast beat, riff a zanzara, scream ripetuti ancora ed ancora. Cercano di essere taglienti, ma risultano solo monotoni e noiosi, e gli inserti che spesso li accompagnano non aiutano troppo. Della stessa oscurità del resto non riescono a variare nella giusta maniera. Se quello degli Anormale doveva essere un tributo al miglior black metal, che è anche e soprattutto intensità a livello emotivo, la missione non è riuscita neanche bene. L'unica eccezione a questa regola è Meal of Justice, Revenge of the Old Dying Horse. Riesce a fare la differenza e a risultare valido grazie alle piccole variazioni jazz col sassofono di Stefano Feri a una tratta. Ha un lato semisinfonico che riesce a dare più profondità e più variazioni nella media, ma soprattutto è il suo lato atmosferico a incidere, grazie alle urla lancinanti che a tratti creano un senso di orrore e a riff variegati nella giusta maniera per incidere e addirittura per dare diverse sfumature di colore. Ne risulta un bel pezzo che però fa quasi arrabbiare. Se il gruppo avesse usato il talento mostrato qui anche altrove, il disco poteva essere ben altra storia. In ogni caso, tutti gli altri pezzi che incidono un minimo in The Cathartic Anointing provengono dall'altra anima stilistica degli Anormali. Tra di essi si può citare per esempio Kyoku no Rekka Sonzai no Owari, brano tra ambient e colonna sonora che risulta persino maestoso. Ma la traccia che colpisce di più è la hidden track Aresivo Interstellar, con una base industrial ossessiva intrecciata con influssi rock metal e vocalizzi estranianti, risulta ipnotica e allucinante. Qualcosa che forse anche il resto vorrebbe essere, ma che i milanesi riescono a proporre in forma compiuta solo qui. Infine è impossibile non citare Black Metal Rhapsody. Cover di Bohemian Rhapsody dei Queen viene riletta in questo caso in senso estremo, con anche il testo cambiato per riferirsi a Satan. Un tentativo che è un'arma a doppio taglio per i milanesi. Da un lato, al di là del citato problema di fissazione col blast beat, comunque mitigato dalla varietà del brano originale, la canzone funziona. Il problema è però che lo fa se la si prende come una parodia di quelle che si trovano su YouTube, del genere sigla dei cartoni animati in versione death metal. Non sappiamo se era proprio questa l'intenzione degli Anormale, ma è probabile di no. Anche questo contribuisce a renderla riuscita solo a metà. Per il resto, la scaletta scorre con qualche bel momento, ma senza particolari scossoni. Non ci sono pezzi negativi nel vero senso della parola, a eccezione di The Salaryman with a Metal Drill Penis. Quasi 11 minuti noiosi fino al limite con fastidio.
Ma anche dopo molti ascolti, The Cathartic Anointing continua a scivolarti addosso lasciandoti poco o nulla. Alla fine, grazie ai suoi pezzi migliori, la sufficienza la raggiunge, ma senza andare oltre. Parliamo di un album senza infamia e senza lode, che certo non lascia soddisfatti, visto soprattutto che gli Anormale hanno già dimostrato di poter fare molto meglio. Da loro noi ci aspettiamo ben di più. Voto di Heavy Metal Heaven 64 su 100. Bene, per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video metti il like, condividilo e commentalo. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi qui sotto i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!